Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot e un nuovo episodio di Tarot Tips. Oggi voglio parlare delle ragioni per cui a volte la lettura non ha apparentemente nessun senso. È capitato a tutti, soprattutto agli inizi, quando uno si approccia allo studio dei tarocchi e quindi vi voglio esporre in questo video motivi che secondo me sono le principali cause appunto di questo problema. Il primo, soprattutto più frequente, è che la domanda in se stessa non è chiara, è confusa. Cosa vuol dire? A volte si chiede, si fanno delle domande alle carte che sono magari doppie, tipo quando riuscirò a cambiare lavoro. E magari presuppone appunto che si riuscirà a cambiare lavoro e poi si chiede quando, quindi è già una doppia domanda, dovrebbe essere divisa in due parti, prima chiedere riuscirò a cambiare lavoro e poi in caso chiarire quando. Altre domande confuse possono essere quelle che in realtà non esplorano quello che veramente il consultante vuole sapere, per dire, o quello che potrebbe veramente aiutare il consultante, nel senso, quando si chiede per esempio mi richiamerà, non mi richiamerà una data persona, magari appunto la domanda è un po' confusa per le carte perché in realtà non quello che vuole veramente il consultante è qualcos'altro, sapere se l'altra persona è interessata o meno al consultante. Quindi bisogna fare prima una scelta della domanda che sia effettivamente in linea con quello che vuol sapere il consultante e che gli sia veramente d'aiuto e soprattutto semplice, chiara e lineare. Il secondo motivo che può portare a una lettura che non ha senso, cioè le carte sono poco chiare, non si riescono a leggere, è quando la stessa stesa non è adeguata appunto alla domanda. Magari si è abituati a fare una stesa di temporale, nel senso passato, presente e futuro, e magari invece non è adeguata a rispondere alla domanda che necessita magari invece di approfondire aspetti più all'origine del problema, non tanto il presente o il passato o il futuro, però appunto i pro, i contro e dei consigli pratici su come realizzare e raggiungere il proprio obiettivo. Quindi esplorare varie stese e alla fine troverete quella, acquisirete quella sensibilità che vi permetterà di scegliere la stesa più adeguata a rispondere alla domanda. Terzo motivo molto importante che fa sì che non riusciate a leggere le carte della stesa è che rimanete fermi ai significati standard delle carte. Quando, come io tendo a sottolineare sempre, in realtà bisogna riuscire ad acquisire una sensibilità verso le carte, attraverso il tempo e la pratica, che vi permette di andare oltre gli schemi prefissati, oltre i significati standard e leggere la carta veramente nel contesto della situazione, nel contesto della domanda e soprattutto insieme alle altre carte attorno. Quindi magari appunto i significati standard sono limitati, non si prestano all'interpretazione della carta in maniera adeguata rispetto al contesto. Quindi andare oltre queste rigidità mentali attraverso pratica, pratica, pratica e alla fine vedrete che riuscirete a acquisire questa sensibilità.
Un altro motivo è il panico, perché appena vedete che non c'è un significato, non riuscite a trovare il senso delle carte sul tavolo, soprattutto chi si approccia all'inizio alla lettura dei tarocchi viene preso un po' dalla paura, dal panico, dall'imbarazzo e questo porta appunto ad avere la mente completamente vuota. E quindi ovviamente bisognerebbe cercare di uscire da questo panico. Il quinto motivo è che semplicemente le carte stanno comunicando dei messaggi che avranno senso nel futuro. Può capitare assolutamente che le carte abbiano senso appunto non nell'immediato, ma stiano appunto descrivendo delle situazioni che neanche il consultante può riuscire a immaginare che appunto si avranno un significato finalmente nel suo futuro. Ovviamente è anche chiaro che uno va a farsi leggere le carte perché vuole chiarimenti sulla situazione, quindi avere una visione più ampia e quindi riuscire ad avere delle informazioni che non ha di sua mano, altrimenti non ci andrebbe. Quindi è chiaro che molto spesso parlano le carte di situazioni, di cose che non sono alla portata del consultante, tantomeno di chi legge le carte, perché non sa la situazione nello specifico, sta soltanto leggendo le carte. Quindi può anche capitare che si parli di cose che appunto sembrano un po' fuori dagli schemi, assolutamente impossibili da immaginare, e poi magari invece avranno un senso. Questo per rassicurarvi, insomma. Farò successivamente un secondo video per approfondire questo argomento, soprattutto per dare dei consigli pratici per appunto affrontare questa situazione in cui a un certo punto vi trovate con le carte che non hanno apparentemente nessun senso, in modo da aiutarvi in questi frangenti. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi tarot tips. A presto, ciao!